Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di obiettivi. È gennaio e a gennaio solitamente facciamo la lista dei buoni propositi, ci diamo gli obiettivi dell'anno, ma poi molto spesso non li raggiungiamo e oggi voglio appunto parlare di perché e di come invece fare per darsi degli obiettivi che sono facilmente raggiungibili. Per essere sicuri di darvi degli obiettivi che siano realisticamente raggiungibili, potete seguire queste linee guida. Il primo consiglio che vi do è di darvi pochi obiettivi alla volta. Infatti molto spesso all'inizio anno siamo tutti gasati per una nuova vita nel nuovo anno e creiamo queste lunghe liste infinite di nuove abitudini, cose che vogliamo raggiungere, nuovi modi di essere, eccetera. Ecco, una lista così lunga può a volte demoralizzarci, quindi partite con pochi obiettivi alla volta e magari aggiungeteli pian piano durante l'anno man mano che finite quelli che vi siete dati all'inizio. Quello che ho fatto io quest'anno è stato di dividere la mia vita in una sorta di compartimenti, proprio perché non siamo solo lavoro, non siamo solo crescita personale, non siamo solo mogli, figli, fidanzati, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di creare degli obiettivi che vadano a toccare un po' tutte le parti della nostra vita proprio per crescere uniformemente in modo bilanciato. Quindi inizio anno appunto ho creato delle sezione carriera, crescita personale, vita di coppia, benessere eccetera e per ogni sezione mi sono data uno, massimo 2 obiettivi che poi posso raggiungere appunto in 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi a seconda dell'obiettivo che mi sono dato ovviamente e poi mi sono ripromessa di darmi un nuovo obiettivo una volta raggiunto quello che mi sono data inizio anno. Il secondo consiglio che vi do è che gli obiettivi che vi date devono dipendere al 100% da voi. Io ho trovato recentemente dei miei vecchi diari o block notice del liceo, delle scuole medie e tra i miei buoni propositi c'era sempre trovare il fidanzato, perdere 10 kg, eccetera. Ecco, questi sono obiettivi che non dipendono al 100% da voi e quindi non possono essere i vostri obiettivi dell'anno. Essere magari più aperti con le persone che incontriamo o avere un'alimentazione più sana ed equilibrata, questi sì che sono obiettivi che dipendono al 100% da voi e che quindi avete la possibilità di raggiungere senza problemi. Il terzo consiglio è quello di scegliere degli obiettivi che vi interessa veramente raggiungere. Se non vi piace leggere, non mettetevi come obiettivi quello di leggere di più. Se non vi piace fare attività fisica o andare in palestra, non inseritelo come tra i vostri obiettivi perché tanto prima della fine di febbraio sicuramente l'avrete abbandonato. Cercate di essere coerenti e onesti con voi stessi e di non volervi cambiare. Se non vi piace andare in palestra, non andateci. Cercate magari un'altra attività che vi possa piacere, andare a fare passeggiate o escursioni o yoga, qualsiasi altra cosa che però sia più in linea con il vostro modo di essere. Cercare di essere quelli che non siete non funziona mai. Il mio ultimo consiglio è di pensare a quello che dovete fare per poter raggiungere il vostro obiettivo. Quindi se per esempio vi siete dati come obiettivo quello di avere un'alimentazione più sana ed equilibrata, cercate di riflettere a quello che potete fare per aiutarvi a mantenere e raggiungere questo obiettivo. Quindi può essere cercare delle ricette, fare un piano settimanale di quello che andate a mangiare, cercare di evitare di non comprare determinate cose piuttosto che altre. Ecco, cercate di capire quelli che sono i piccoli step quotidiani che vi aiuteranno a raggiungere quello che volete raggiungere. Questo veramente renderà molto più concreto il vostro obiettivo e sarà molto più facile appunto affrontarlo quotidianamente. Prima di lasciarvi voglio parlare un attimo delle ricompense, ovvero dei premi che ci diamo una volta raggiunti i nostri obiettivi. Personalmente non trovo che una ricompensa sia il sistema giusto per raggiungere il proprio obiettivo, proprio perché l'obiettivo dovrebbe essere qualcosa che noi vogliamo veramente raggiungere proprio perché ci porta a una crescita personale e unicamente il fatto di aver raggiunto quell'obiettivo dovrebbe essere per noi una grandissima gratificazione. Se non riuscite ad abbandonare il fatto di premiarvi per aver raggiunto un determinato obiettivo, cercate di trovare un premio che supporti proprio il continuare a portare avanti questa nuova abitudine positiva per voi. Quindi se per esempio vi siete dati come obiettivo
obiettivo quello di fare yoga almeno 3 volte alla settimana o proprio tutti i giorni, magari come obiettivo dopo 2 o 3 mesi che siete costanti nella vostra pratica potrebbe essere quella di o iscrivervi a dei corsi oppure di comprare un tappetino nuovo di yoga se ne avete bisogno. Ecco, qualcosa che vi aiuti a continuare la vostra pratica, il vostro percorso verso quell'obiettivo per migliorare sempre di più. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, ma specialmente che vi torni utile proprio per raggiungere più facilmente i vostri obiettivi, e se così fosse fatemelo sapere qui nei commenti o su Instagram. Mettete un thumbs up, iscrivetevi al canale se non lo siete e noi ci vediamo presto con un altro video.